E se vi dicessi che Carnevale non è solo il nome di quella festa mascherata itinerante che ogni anno ha luogo nel nostro paese? E invece vi dicessi che Carnevale è anche il titolo di un gioco skirmish ambientato niente poco di meno che a Venezia? In questo video scopriamone insieme la storia. Rimanete in ascolto per conoscere le origini misteriose dello squarcio del cielo e ciò che ne è conseguito. Nell'aprile del 1793 la capitale di ogni religione riceve simultaneamente la visita di un misterioso messaggero. I lama tibetani, i brahmini induisti, gli imam della Mecca, i rabbini a Gerusalemme e al Vaticano, tutti si trovano ad ospitare questo strano individuo al quale fu in seguito attribuito il nome di Harbinger. Egli raccontava di un'imminente e terribile catastrofe che stava per abbattersi sul genere umano e che terrificanti esseri intenti alla dominazione della Terra avrebbero invaso il pianeta. Costui però prometteva in svariate lingue di essere venuto per insegnare all'umanità i segreti della magia per combattere questo pericolo imminente. Tutti, tranne uno, respinsero l'Harbinger, incuranti di ciò che diceva, come se fossero farneticazioni di un pazzo. Ma il Santo Padre, invece, ne fu così colpito da entrare in totale paranoia. Se l'Harbinger diceva la verità, non solo il mondo era in grave pericolo, ma il segreto dei miracoli era di fronte a lui pronto per essere svelato. Guidato dalla paura che altri potessero acquisire questi segreti prima di lui, Papa Pio VI ordina di rinchiudere l'Harbinger nelle celle al di sotto del Vaticano, così che egli potesse insegnargli tutto quello che sapeva. I più alti ranghi dell'Inquisizione lo interrogarono per settimane, ma non fu certo necessario usare la forza. Come aveva detto, l'Harbinger era lì lieto di condividere il proprio sapere. Ma certo non era un'impresa facile spiegare alle menti cresciute tra i concetti di inferno e paradiso le intricate origini del multiverso. Furono presi moltissimi appunti di quelle lezioni, ma le confessioni del misterioso individuo iniziarono a creare dissenso tra i cardinali che custodivano in segreto la sua esistenza. In particolare il cardinale Antonelli credeva che queste informazioni fossero troppo importanti per non essere divulgate. Allo stesso modo, però, altri suoi contemporanei non la pensavano come lui, non potevano farsi sfuggire il privilegio di poter manifestare poteri divini a comando. Se avessero padroneggiato gli insegnamenti dell'Harbinger, nessuno avrebbe più potuto resistere agli insegnamenti della Madre Chiesa. Antonelli allora fece una copia del libro di magia che stava scrivendo per mettere insieme agli insegnamenti ricevuti e scomparse con esso nel timore che qualcosa di brutto gli sarebbe potuto accadere come conseguenza della sua continua resistenza contro gli altri cardinali. Questo gesto in seguito si rivelò premonitore, infatti il 3 luglio del 1793 l'Harbinger fu ucciso per ordine del cardinale Giacinto Gerdilli, prefetto del Santo Ufficio. Nessuno seppe dire quali sviluppi politici portarono a quella drastica decisione e nessuno poté raccontarlo, in quanto non appena l'ultimo respiro lasciò il corpo dell'Harbinger, titanici disastri ricaddero su Roma e le terre circostanti. Ci furono esplosioni, i vulcani eruttarono, una forte energia emerse dal sottosuolo, provocando maremoti e inondazioni. Gran parte dell'Italia fu spazzata via e non solo. Molte città costiere in Europa subirono la stessa sorte. Migliaia di morti e intere città cancellate come se non fossero mai esistite. Molti altri morirono nei mesi successivi, tra peste e carestia. Le inondazioni avevano infatti portato via gran parte dei raccolti ed il cibo scarseggiava. Nel cielo si era formato uno squarcio luminoso, simile ad un lampo, che non se ne andava mai. Questo emanava luce che non rendeva più le notti buie, ma sempre avvolte da uno strano chiarore, alterando il sonno dei sopravvissuti. Inoltre si potevano percepire strane forze occulte provenire da quello squarcio nel cielo. All'inizio era una semplice sensazione, come se lo squarcio nel cielo parlasse direttamente alle menti delle persone, ma con il tempo qualcuno incominciò a guarire da malattie incurabili, altri impazzirono
e altri ancora acquisirono poteri e capacità mai viste prima di allora. Queste persone vennero soprannominate i Gifted. Qualcuno diceva che Venezia era stata toccata dal Signore, mentre altri che la Serenissima avesse il diavolo come protettore. Questo perché un po' complice la sua posizione geografica, un po' per qualche inspiegabile forza mistica, Venezia era stata quasi completamente risparmiata alla catastrofe, e fu così che il doge Ludovico Manin vide subito nel totale disastro grandi opportunità di rinascita per la sua città. Ci volle un anno sul filo del rasoio della rivolta e la guerra civile, complice il misterioso aiuto di navi mercantili che portavano rifornimenti a nome della fantomatica chiesa di Dagon, della quale nessuno aveva mai precedentemente sentito parlare, ma che in tempi di carestia non potevano che essere aiuti ben accetti, e lentamente Venezia passò da città decadente a gioiello del Mediterraneo, senza ombra di dubbio la città più importante e prestigiosa d'Europa. Il doge aveva riacquistato la sua autorità, seppur nell'apparenza, e adesso la città era meta di visitatori e mercanti da tutto il mondo, in cerca degli strani poteri arcani che si avvertivano a causa della sua vicinanza con lo squarcio del cielo. La città era costantemente avvolta da un chiarore proveniente dallo squarcio, al punto che i cittadini veneziani si erano abituati a ritmi di 24 ore, e strani personaggi si aggiravano indisturbati tra i canali in quella che era ormai la città che non dorme mai. È questa l'ambientazione di Carnevale, il gioco skirmish di miniature. Vediamo insieme nel prossimo video quali sono le fazioni che popolano questa realtà alternativa dell'italianissima Venezia settecentesca. Se vi è piaciuto e vi interessa saperne di più, iscrivetevi al canale.